Joseph Muller William Turner nacque il 23 aprile del 1775 a Londra. È considerato uno dei paesaggisti più significativi dell'intera storia dell'arte. Pittore inglese appartenente pienamente al movimento romantico. È famoso per le sue pitture ad olio, ma anche grande maestro dei paesaggi ad acquerello. Fu soprannominato il pittore della luce, il pittore del sublime, schernito spesso dai contemporanei, ma reso poi immortale dalle sue stesse meravigliose opere. Egli divenne punto di riferimento e ispirazione per gli impressionisti e per gli espressionisti astratti. La sua infanzia fu colpita da una profonda assenza, quella materna. Infatti la madre, Mary Marshall, era una donna dal temperamento instabile e volubile, che a seguito della morte prematura di una figlia diede pieni segni di squilibrio e violenza che ne costrinsero il ricovero definitivo presso il Bethlehem Hospital di Londra, un manicomio in cui morì dopo pochi anni tragicamente. Il giovane William fu però accudito con attenzione e cura dal padre, che già orgoglioso dei dipinti del figlio li esponeva nella propria bottega di barbiere, esclamando spesso: «Mio figlio William farà il pittore». A soli 11 anni firmò i suoi primi disegni, divenuti ben presto noti, e a 14 anni eseguì il suo primo album di schizzi. Dopo un breve periodo di prova in cui emersero le sue innate capacità, entrò definitivamente a far parte della Royal Academy of Arts di Londra, prima come semplice allievo e poi come professore di prospettiva. Dedicandosi inizialmente prevalentemente alla pittura ad acquerello, diede inizio a soli 15 anni ad un'abitudine formativa che avrebbe condotto per il resto della sua vita, ossia una lunga serie di viaggi e soggiorni conoscitivi che gli avrebbero permesso di osservare, quindi di riprodurre su tela, i paesaggi e i luoghi più belli e suggestivi della sua terra. Percorse infatti in lungo e in largo l'intera Inghilterra e si recò spesso in Galles e in Scozia. Ma viaggiò anche molto nel resto del continente europeo, inizialmente in particolar modo in Svizzera, in Francia, poi in Belgio, in Olanda, in Renania ed infine anche in Italia. Superati i 20 anni d'età, il giovane Turner evidenziò una netta virata in seno al romanticismo, dipingendo paesaggi ed avvenimenti dai contorni sfumati, con un tocco libero e spesso drammatico, attento ai riflessi luminosi, all'impetuoso movimento delle acque e alla potente forza degli eventi naturali, garantendo allo spettatore emozioni e sensazioni coinvolgenti e spesso molto struggenti. La natura è raccolta nei suoi attimi più violenti e intensi, quali tempeste, naufragi, incendi, eventi tragici e sublimati da un uso energico e dirompente della luce e del colore, e da pennellate palpitanti, vorticose e mosse, che ben riflettevano la sua interiorità irrequieta e girovaga. Si narra infatti che per dipingere al massimo del lirismo artistico e romantico una scena marina di tempesta, egli si fece legare all'albero maestro di una nave per provare in prima persona e poi appunto dipingere la drammatica esperienza del mare in tempesta. Criticato aspramente durante tutta la sua lunga carriera da alcuni esponenti della Royal Academy per questo suo veemente lirismo artistico, Turner decise di allestire uno studio privato all'interno della sua abitazione londinese, in modo che i suoi estimatori e committenti potessero acquistare e vedere in anteprima le sue tele, lontano da commenti pregiudizievoli di stampo classicista. Letteralmente sedotto dalla calda luminosità della lux mediterranea della nostra bella Italia, egli conobbe in lungo e in largo e approfonditamente la nostra penisola, a cui tra l'altro dedicò numerose opere, divenendo addirittura membro onorario dell'Accademia di San Luca, con il patrocinio del grande Antonio Canova. Ma Turner non abbandonò così velocemente l'Italia.
Addirittura si insediò letteralmente a Palazzo Trulli in Quattro Fontane a Roma, che ne divenne a tutti gli effetti sua dimora e, come disse egli stesso, vi si mise totalmente al servizio della pittura, concentrandosi in particolar modo sulla pittura d'olio, che diventerà appunto un tratto distintivo inconfondibile del grande pittore inglese. La sua instancabile operosità e i numerosissimi viaggi furono però resi sempre più precari e ostacolati da condizioni di salute altalenanti e incerte, sempre molto schivo, irrequieto e inquieto, con zone d'ombra interiori marcate. Egli divenne sempre più restio al contatto umano. Si sa infatti che a seguito di ogni suo ennesimo trasferimento egli non rivelò mai ai nuovi vicini di casa, che di volta in volta conosceva, la sua vera identità. Addirittura mentì circa la propria identità persino al suo dentista, al quale disse di chiamarsi Peggy Booth. Negli ultimi anni di vita intensificò un vizio tremendo che lo sfiancò, ossia il consumo di latte e rum. Ammalatosi di colera, morì all'età di 76 anni e gli furono tributati solenni funerali e onori. Joseph Mallord William Turner incarnò dunque perfettamente il prototipo di artista romantico, che dedicò la sua intera vita alla sua arte, che cercò di trasporre la forza e la veemenza di una personale interiorità inquieta ma profonda nelle proprie opere, che cercò sempre un legame inscindibile tra le sue tele, i suoi soggetti e la propria esperienza personale di vita, che cercò sempre di indurre nello spettatore un misto tra inquietudine e stupore, in pieno accordo con la poetica romantica del sublime. Una poetica spesso criticata dai suoi stessi contemporanei, senza però mai, nemmeno per un secondo, riuscire ad indurlo a retrocedere nei suoi propositi. Egli infatti non rinunciò mai alla pittura e al disegno. Si dice che visse addirittura per 60 anni, per tutte le ore di luce, con matita e pennello in mano. Eseguì oltre 25.000 opere tra disegni, incisioni, acquerelli e tele ad olio. Era solito addirittura disegnare con il gesso sia sui muri di casa che anche per le strade della sua città. I più famosi architetti dell'epoca lo chiamavano per riprodurre su carta le loro dimore e copiava sotto compenso dipinti mal conservati di artisti ormai scomparsi. Egli dunque lavorava instancabilmente, giorno e notte, impegnandosi anche molto nel ruolo di insegnante, non soltanto come professore di prospettiva presso la Royal Academy, ma anche come precettore privato per l'insegnamento dell'arte dell'incisione a giovani nobili. Non c'era dunque un salotto dell'epoca che non avesse un Turner alle pareti, come opera d'olio o semplice incisione. Il suo unico vero grande amore fu dunque la pittura. Egli infatti non ebbe una vita privata, sentimentale e particolarmente vivace. Si sa solo che si innamorò di una giovane, la cui famiglia però non vedeva di buon occhio il rapporto della propria figlia con il pittore e dunque la obbligarono a sposarsi con un altro. Questo addolorò molto il giovane William per tutta la sua vita, al punto che pare non si innamorò mai più. Descritto spesso dunque come burbero e scontroso, unicamente dedito ai suoi disegni, egli era comunque generoso e altruista, e questo gli valse molte e profonde amicizie, ambito in cui dunque fu molto più ricco rispetto all'amore. Di lui infatti si ricorda spesso un aneddoto, ossia in occasione di una esposizione, 2 suoi dipinti furono posizionati accanto al dipinto di un altro giovane pittore. Turner, rendendosi conto che l'opera dell'amico sfigurava di fronte alla bellezza dei suoi 2 quadri, decise di recarsi nella sala dell'esposizione furtivamente e in orario notturno e implementare le proprie tele
con leggere pennellate color marrone per spegnere la lucentezza cromatica che le caratterizzava. L'indomani giustificò la sua azione con sagace e bonaria ironia, affermando: «Ho pensato che Nero Fumo ci stesse bene». Questa fu la vita di William Turner, uno tra i più grandi, profondi e prolifici paesaggisti di tutta la storia dell'arte, che ci ha lasciato un'immensa eredità. Opere che emozionano, colpiscono, stimolano il battito del nostro cuore, proprio come egli, affascinato dalle navi che solcavano il mare, stava per ore ad osservarlo, incantato, rapito, proprio come egli, che dinanzi ad ogni temporale e alla forza impetuosa della natura esclamava entusiasta: «È meraviglioso». Queste le sue frasi più celebri: «Se potessi trovare qualcosa di più nero del nero, lo userei. C'è uno schizzo ad ogni angolo. È solo quando non abbiamo più paura che iniziamo a creare. Io dipingo quello che vedo, non quello che so. La luce è colore».